L'argomento del video di oggi è la lingua spagnola. Non sono un esperto della lingua spagnola, però è una lingua che ho in programma di studiare da tantissimo tempo e in più penso di avere una conoscenza teorica di questa lingua sufficiente da poter esprimere la mia opinione e fare un confronto tra questa lingua e la mia lingua madre, l'italiano. Ma non si tratta di un confronto qualunque, si tratta più di un confronto che va a concentrarsi sul livello di mutua intelligibilità tra queste due lingue. Ho anche notato di avere tantissimi iscritti madrelingua spagnoli, penso siano il gruppo più grande dopo quello degli anglofoni, e quindi ho pensato che molti di voi potrebbero forse essere interessati a questo tipo di confronto, anche solo per capire fino a che punto possono comunicare con gli italiani senza parlare l'italiano. Tra l'altro sono sempre stato affascinato dal fatto che gli italiani sostengano di capire lo spagnolo senza averlo mai studiato, o comunque molti italiani sostengono questa cosa. E addirittura tra gli italiani c'è una battuta molto comune che è il fatto che lo spagnolo è solo l'italiano con l'aggiunta delle S alla fine delle parole. Non so se tra gli ispanohablanti magari c'è una battuta simile, ma al contrario, dalla vostra prospettiva. Se siete madrelingua spagnoli, fatemelo sapere perché sarei curioso di saperlo. Ma questa convinzione di capire lo spagnolo senza averlo mai studiato, ovviamente, almeno secondo me, non è del tutto vera. Non è una percezione del tutto realistica, ma è dovuta piuttosto a delle somiglianze superficiali tra le nostre due lingue, anche se probabilmente ha un fondo di verità. Dopotutto l'italiano e lo spagnolo sono due lingue neolatine, come lo sono insomma il portoghese, il francese e il rumeno. Quindi sicuramente avendo un'origine comune, un certo livello di somiglianza ci deve essere. Però in realtà il francese ha un livello di somiglianza lessicale più alto dello spagnolo con l'italiano. Pensate che tra il francese e l'italiano c'è un livello di somiglianza lessicale che si aggira tra l'85% e il 90%, ok? Eppure non sentiamo mai gli italiani dire che capiscono il francese senza averlo mai studiato, quando invece lo spagnolo ha un livello di somiglianza lessicale leggermente più basso. Comunque è tantissimo, però è solo l'80%, ok? Detto questo, appunto, 80% è sicuramente una percentuale molto alta che può giustificare in parte questa percezione. Buona parte della responsabilità di questa mutua intelligibilità tra l'italiano e lo spagnolo, o comunque questa percepita mutua intelligibilità tra italiano e spagnolo, è più dovuta a una somiglianza fonetica che a una somiglianza lessicale. Per quanto riguarda le consonanti dello spagnolo, ce ne sono tante che sono uguali a quelle dell'italiano, ma in linea di massima comunque esistono le stesse consonanti anche in francese e anche in portoghese. Però invece il repertorio vocalico dell'italiano e dello spagnolo sono molto simili, mentre il francese, il portoghese e il rumeno hanno una serie di vocali che non esistono né in spagnolo né in italiano, spagnolo e italiano condividono più o meno le stesse vocali. Ora, in teoria l'italiano ha 7 vocali perché in italiano teoricamente facciamo la distinzione tra O e O e anche tra E e E. Distinzione che non esiste in spagnolo, ma questa distinzione comunque in italiano, a seconda delle regioni, ha più o meno importanza. Quindi non va a incidere sul grado di intelligibilità delle parole. Con questo intendo che molti italiani percepiscono E ed E come semplici varianti dello stesso suono, nonostante non lo siano in italiano standard. Ancor di più, O e O sono percepiti come varianti dello stesso suono, visto che non sono neppure distinte graficamente tramite diacritici. Perciò alla fine c'è questa percezione che sia italiano sia spagnolo abbiano solo quei 5 suoni vocalici A, E, I, O, U. Tra l'altro, sempre rimanendo in tema vocali, sia lo spagnolo sia l'italiano hanno un livello di riduzione vocalica molto basso. Cosa significa? Significa che le vocali in spagnolo e in italiano, quando non sono accentate, cioè quando
stress non cade su di esse, non diventano quasi mai schwa o cadono addirittura, come succede spesso invece in francese, come è successo durante la storia dell'evoluzione di questa lingua, come è successo soprattutto in portoghese europeo, eccetera. Anche le coniugazioni in italiano e in spagnolo si assomigliano molto. Certo, questo può essere vero anche per tutte le altre lingue neolatine, però ad esempio in confronto con il francese si assomigliano molto di più. Pensiamo per esempio alla prima persona plurale del presente indicativo, che in italiano finisce con iamo e in spagnolo finisce con amos. Oppure alla terza plurale del presente indicativo, che in italiano finisce con ano e in spagnolo finisce con an. Ci sono anche molte parole grammaticali che si assomigliano tra spagnolo e italiano, per esempio quando, come, como, che, chi, quién. Insomma, queste parole grammaticali, essendo simili, sicuramente ci aiutano a connettere le frasi quando sentiamo qualcuno che parla spagnolo o quando leggiamo un testo in spagnolo. Poi ci sono anche altre somiglianze tra italiano e spagnolo, come per esempio il modo in cui gestiamo la struttura delle frasi, cioè sì, è SVO, cioè soggetto, verbo, oggetto, normalmente, ma poi abbiamo la possibilità di rimescolare le parti della frase per dare un significato leggermente diverso, oppure possiamo sbarazzarci del soggetto, a differenza per esempio del francese in cui deve essere sempre espresso. Però queste somiglianze non sono somiglianze che vanno a contribuire a quella percezione che spesso hanno gli italiani di poter capire lo spagnolo senza averlo studiato, perché sono delle differenze un po' più profonde, delle quali ci si accorge solo se si ha studiato la lingua. Questa mutua intelligibilità tra spagnolo e italiano è però asimmetrica. Cosa significa che è asimmetrica? Vuol dire che uno dei due lati di questa mutua intelligibilità sostiene di capire meglio la lingua dell'altro. Cioè, ci sono più italiani che sostengono di capire bene lo spagnolo che ispanohablanti che sostengono di capire l'italiano. Questa cosa però non è in realtà dovuta strettamente a dei fattori linguistici, puramente linguistici, ma piuttosto è dovuta a dei fattori culturali e più generalmente a dei fattori circostanziali. Per esempio, semplicemente lo spagnolo è decisamente più diffuso dell'italiano nel mondo, con i suoi 470 milioni di madrelingua in più di 20 paesi, mentre l'italiano è parlato solo in Italia da circa 60 milioni di persone. Il che fa in modo che gli italiani siano molto più spesso esposti allo spagnolo nella loro vita di quanto gli ispanohablanti non siano esposti all'italiano durante la loro vita. Insomma, tutto questo è per dire che in generale un italiano ha molte occasioni di sentire la lingua spagnola nel corso della sua vita e imparare almeno in modo vago il suono di questa lingua, adattare il suo orecchio al modo in cui funziona la lingua spagnola. E grazie a questo spesso sviluppiamo una capacità che è molto importante nel favorire la nostra intelligibilità della lingua spagnola, che è il fatto di riconoscere alcuni cambiamenti sistematici e costanti e ricorrenti che ci sono tra l'italiano e lo spagnolo, sia a livello fonetico che a livello grammaticale, per esempio delle coniugazioni o del modo in cui si formano i finali delle parole, quindi a livello morfologico. Per esempio il fatto che in spagnolo il plurale si formi con la S è un fatto ben noto tra gli italiani, oppure alcuni cambiamenti fonetici come il passaggio da parole in cui c'è una O a parole in cui in spagnolo c'è UE. Per esempio, ponte che diventa puente, oppure conto che diventa cuenta. Un altro cambiamento fonetico molto simile, di cui gli italiani sono spesso consapevoli, è il passaggio da una semplice E in italiano a ye in spagnolo, in parole come penso che diventa pienso in spagnolo, oppure terra che diventa tierra in spagnolo. Perciò, nel momento in cui sentiamo una parola o la leggiamo, ci riesce abbastanza facile applicare questi cambiamenti che conosciamo per italianizzare la parola che leggiamo e capirla. Un altro fattore che sicuramente può contribuire alla asimmetria nella mutua intelligibilità tra queste due lingue e che quindi può favorire gli italiani
nella comprensione dello spagnolo è il fatto che molti più italiani a scuola scelgono lo spagnolo come seconda lingua straniera da studiare dopo l'inglese. Anche se il francese rimane senza dubbio la seconda lingua più studiata in Italia dopo l'inglese, lo spagnolo è la terza lingua più studiata in Italia e il 18% degli studenti italiani scelgono lo spagnolo. Se facciamo il confronto con gli studenti spagnoli, invece, anche se so che ci sono tantissimi altri paesi in cui si parla lo spagnolo come lingua ufficiale, in cui magari la situazione può essere difficile, prendiamo la Spagna come esempio. In Spagna solo circa il 2,8% degli studenti sceglie l'italiano. Quindi potete immaginare come in generale la conoscenza, anche solo superficiale, dell'italiano sia molto meno diffusa tra gli ispanohablanti, di quanto non sia invece una conoscenza superficiale dello spagnolo diffusa tra gli italiani. Detto ciò, nonostante questa asimmetria, che comunque secondo me è più culturale e circostanziale che linguistica, gli italiani e gli spagnoli si capiscono molto bene a vicenda, soprattutto se fanno uno sforzo di rallentare il modo in cui parlano e semplificarlo. E questo mi porta a un aneddoto personale che comunque ha ben poco di scientifico e oggettivo, ma secondo me vale la pena raccontarlo. Quando sono andato in Erasmus qualche anno fa, sono andato in Belgio e lì la maggior parte degli studenti Erasmus erano o italiani o spagnoli. Quindi, nonostante i miei tentativi di inserirmi nella società belga e di farmi degli amici che parlassero francese, perché il mio scopo principale era quello di andare in Belgio per parlare il francese e per migliorare il mio francese, alla fine la gran parte del mio tempo lo passavo o con altri italiani o con altri spagnoli, perché era veramente impossibile evitarli. E insomma, inizialmente, siccome eravamo tutti studenti di facoltà di lingue o traduzione, eravamo tutti interessati a migliorare il nostro francese e quindi avevamo cominciato parlando francese gli uni con gli altri. Però dopo un po' di tempo passato assieme, a uscire insieme, insomma, dopo esserci conosciuti un po' meglio, noi italiani e gli spagnoli ci siamo accorti che in realtà era molto più semplice parlarci nelle rispettive lingue. Cioè, gli italiani parlavano italiano, gli spagnoli parlavano spagnolo, con un po' di semplificazioni e con l'aiuto occasionale di francese e inglese come lingue franche, riuscivamo a capirci perfettamente. E quella è stata alla fine l'occasione in cui ho imparato le basi dello spagnolo. Certo, delle basi ben poco grammaticali e ben poco strutturate, però ho imparato a cavarmela in questa lingua. Bene, per questo video è tutto. Se siete madrelingua spagnoli, ditemi che cosa ne pensate. Secondo voi è vero che gli italiani capiscono lo spagnolo meglio di quanto gli ispanohablanti capiscano l'italiano? Condividete le vostre opinioni e la vostra esperienza con me nei commenti qui sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ah, e non dimenticatevi di andare a vedere il mio Patreon, il link è in descrizione. Lì ci sono contenuti extra, quindi se vedete qualcosa che vi interessa, andate ad iscrivervi e sostenetemi. Ciao!